Signore e signori, buonasera, buongiornissimo, benvenuti in questo nuovo video. Se ti stai chiedendo il perché è tutto rosso, è perché questo video è interamente dedicato ad Atomic e sappiamo che il colore rosso è il colore principale di Atomic. Oggi uno dei miei video preferiti, il video classico che facciamo ogni anno ed è veramente una delle cose più belle, uno dei video che mi diverto di più in assoluto a fare. Perché? Perché immagino l'avrete intuito dalla copertina e dal titolo. Oggi vi spoilerò tutta la famiglia Bent, tutte le nuove uscite di Atomic per la stagione, non questa qui che stiamo facendo adesso, ma per la prossima, in modo che potete iniziare a pensare e a ragionare a che sci prendere il prossimo anno. Quindi, siccome abbiamo un sacco di news e un sacco di cose da affrontare, io direi che partiamo subito con la cosa più strana in assoluto del mio archivio di sci. Non li ho mai avuti, non credevo che mai avrei ordinato degli sci del genere. Andiamo a vederli. Eccoci qua. Allora, perché questo sci è così strano? Non è uno sci da freestyle, Backland 109, e mai avrei pensato di avere degli sci del genere perché comunque, avendo sempre fatto freestyle, insomma, pensavo che avrei solo e sempre avuto sci da freestyle. Invece ho uno sci da, diciamo, alpinismo e freeride, però è uno sci super leggero, veramente pesa niente. Vi lascio qui scritto quanto pesa. Andiamo subito nel dettaglio, almeno capiamo che cos'è realmente questo sci, a che cosa serve e come è stato ragionato. Innanzitutto li apriamo. Questi sì, li ho già usati. Allora, Backland 109 si riferisce alla larghezza a centro sci sotto il piede, per cui, come dicevo, è un bel padellone, ma include già una tecnologia super nuova che è la Horizon 3D. Vi ho già parlato della Horizon Tech, che sono quindi queste punte qui fatte in questo modo tipo barca, diciamo. La Horizon 3D è l'upgrade della Horizon Tech e ha la differenza appunto che la punta ha questa nuova modifica, questo scavo, chiamiamolo così, che serve per dare più stabilità allo sci. Li ho provati in pista, purtroppo non ancora in fresca, per cui darò un feedback più chiaro su come si comportano in fresca, ma immagino strabene. Li ho montati con un attacco, anche questo nuovo, Shift MN13 2 sta per seconda versione. È un attacco molto leggero considerando quello che deve fare. 13 DIN di tenuta massima in carbonio forgiato. È una bomba, esteticamente è strafigo, anche abbastanza tamarro con l'oro. Bello. Ed è un attacco da, io lo chiamerei all mountain, perché in realtà con questo attacco ci si può fare davvero tutto. Io lo uso per sciare normalmente, ma è molto figo perché quando voglio qui ci attacco dentro i pin e posso usarli per pellare. Tenuta ottima, è molto leggero, è molto resistente e si adatta un pochino a tutte le situazioni. Lo chiudo senza spaccarmi le dita. Senza andare poi troppo nello specifico, comunque una costruzione nuova, legno nuovo per renderli così leggeri ma comunque molto resistenti. Andiamo un po' insomma al succo delle cose, la grafica, l'estetica, che è quello che alla fine interessa realmente a quelli che non sono nerd dello sci come me. Grafiche fighissime. Bianco, pulito, con questa foto della montagna, e si intravede tra l'altro il legno sotto. È veramente una bomba. Tra l'altro le punte sono talmente fini e talmente leggere che sono trasparenti, si vede il dito che scorre sullo sci attraverso, è veramente fighissimo. Uscita in elischi 99%, prendo questi perché mi sembra veramente uno sci che dà tanta fiducia ma che rende e performa nella neve profonda, soprattutto in Big Mountain. Bene, passiamo al prossimo oggetto. So che state aspettando i Bent. Ci arriviamo, ma ci sono cose fondamentali da coprire prima. Scarponi. Signore e signori, nuovo di pacca abbiamo Ox Ultra 130 RS. RS perché? Perché è, diciamo, una sorta di upgrade dell'Ox Ultra classico che ho usato fino adesso. È un pochino più performante, un po' più race, e rispetto agli scarponi che ho usato finora ci sono delle modifiche interessanti, tra cui questo rinforzo sulla parte della caviglia, che era quella che in temperature alte soffriva un pochino di più. Esteticamente è clamoroso, cioè è uno scarpone bellissimo, super leggero. Peso dello scarpone 1820 grammi, quindi veramente leggero. Boh, a me piace veramente tanto. Tra l'altro l'Ultra è la versione a pianta stretta, poi fanno anche il Prime e il Magna, non so come si pronuncia. Comunque questi altri due modelli, il Prime è leggermente più largo e il Magna è la versione proprio a pianta molto più larga, per chi a differenza mia ha una pianta un pochino più larga. Io ho la pianta strettissima, mi piace lo scarpone molto aderente, e comunque niente, questi qua domani li provo subito perché sono oggettivamente stupendi. Altra aggiunta figa, il grip walk, per cui con questo qua non si scivola sul ghiaccio, è un po' il limite. Prossimo oggetto, bastoni. E uno dirà: vabbè, bastoni sono bastoni, chi se ne frega, cosa vuoi che faccia? No, perché allora, questi vabbè sono i miei classici bastoni da park, sono leggeri, 105 cm di altezza, comodi,
hanno un buon grip, esteticamente sono fighi perché sono neri opachi, e qui uno dice Niente di speciale. potrei anche trovarmi d'accordo, ma fermi, perché qui abbiamo i bastoni più fighi del mondo. Bastoni Backland FR. Questi sono bastoni telescopici per cui si allungano e si accorciano in base alla necessità. Se devi pellare te li tieni un po' più lunghi, se devi fare per esempio park li tieni un pochino più corti, ma attenzione, perché adesso vi faccio vedere che cosa hanno di veramente figo e clamoroso questi bastoni. Perché se io vado a aprire la clip per allungarli, allungo finché non esce, qui c'è un cacciavite piatto. Se io apro l'altro, c'è un cacciavite a stella. E questi cacciaviti non sono messi qui a caso. Questi sono la misura esatta per regolare gli attacchi di Atomic. Sono la cosa più figa del mondo e vi posso garantire che sono di un'utilità pazzesca. Quante volte capita che devi dargli magari 2 clic all'attacco piuttosto che regolare il peso, piuttosto che bam, sfili il bastone, fai quello che devi, rinfili e riparti. Tra l'altro la rotella c'è, che non l'avevo ancora attaccata. Bene, next. Attacchi, perché servono anche quelli. Forse li avete già notati lì dietro, ma io ve li faccio vedere meglio. Perché questi attacchi, che sono usciti l'anno scorso, Strive MN16, l'evoluzione dei com'è che si chiamavano? Non mi ricordo. È l'evoluzione comunque degli attacchi freestyle di Atomic che usavo prima. E quest'anno hanno fatto una zarrata clamorosa, perché mi hanno fatto l'attacco con il puntale, e di questo colore non lo so, sono daltonico, tipo un violetto con i teschi rosa, ma la talloniera, cioè talloniera rosa anni 80, con tutti i dettaglietti, le montagne, il teschio. Cosa devo aggiungere? Sono veramente stupendi. Bene, adesso io non lo so se tirarli fuori tutti insieme e farveli vedere uno di fianco all'altro, o se farvi aspettare ancora un po' e vederli uno alla volta, perché ognuno di questi sci ha delle particolarità e delle caratteristiche strafighe che vanno viste nel dettaglio. Quindi no dai, li guardiamo uno alla volta perché sono troppo belli. Quest'anno veramente si sono superati. Tra l'altro io sono mega sorpreso, ma non dovrei neanche esserlo, perché è un anno che in un modo o nell'altro li vediamo questi sci, perché un anno prima iniziamo a fare le grafiche, a rivedere le strutture eccetera eccetera, per cui li ho già visti, li abbiamo scelti insieme, io con il team Atomic, cioè non io da solo, noi del team Atomic con i responsabili del progetto, ma comunque quando ti arrivano a casa e apri il pacco è sempre una sorpresa. Adesso arrivo, fermi. Partiamo dai 90. Allora, devo aprirli, non li ho ancora aperti. Sto facendo questa cosa in una posizione veramente molto scomoda, non riesco ad aprirli. Allora, Bent 90. Sci da park, li uso da tanto. Sono clamorosi perché sono veramente quel mix perfetto di durezza in mezzo e flessibilità in punta e coda. Ok, è lo sci perfetto per fare quella foto in cui prendi tail e pieghi proprio la coda dello sci. Horizon Tech, per cui non Horizon 3D, ma questi rimangono con l'Horizon Tech perché si è deciso che per il park troppa leggerezza poteva forse non essere ideale, soprattutto nelle punte. Si è deciso di rimanere con la Horizon Tech. Grafiche, non so neanche cosa dire, sono veramente un qualcosa di spettacolare. Chris Ben Shetler, come al solito, si è superato. Questo mix di lucido e opaco è un qualcosa di veramente clamoroso. Colori spettacolari. Cioè, fino a qualche anno fa io ero un super fan dello sci nero, semplice, senza grafiche. Ammetto che andando avanti questi capolavori disegnati sugli sci sono veramente qualcosa di stupendo. Tra l'altro il capolavoro non è solo sopra, ma come in tutta la collezione Bent prosegue anche punta e coda. Scritta Atomic, non più bianca o nera, ma che va a riprendere il colore dell'attacco, per cui questi piccoli dettaglietti che fanno veramente la differenza. Stiamo parlando, signori, di un prodotto di una qualità e di una bellezza estetica che secondo me non ha paragoni. Procediamo in ordine di misura, per cui dopo il 90 abbiamo il 100, sci di cui mi sto ricredendo, perché inizialmente pensavo che il 100 fosse troppo per girare in park, perché vabbè, io ero abituato a girare con degli 85, sempre ricordiamoci, il numero si riferisce alla larghezza dello sci sotto al piede, per cui abbiamo visto i Backland 109 mm sotto il piede, Bent 90 mm sotto il piede, Bent 100,
quindi 100 mm sotto il piede, 10 cm, più o meno così. Questi sci sono clamorosi. Sono belli perché è quello sci con cui puoi fare un po' tutto. Cioè, ci puoi sciare in pista e non sono troppo larghi, ci puoi girare in park, non sono assolutamente troppo larghi, io mi sono abituato e ci giro di brutto, ma in primavera, quando c'è quella neve un po' slashy, piuttosto che il giorno che ti fa la nevicata, con questi puoi andare a girare tranquillamente, puoi farti 2 curve in fresca e ti diverti. Grafica che riprende lo stesso stile dei 90, se riesco a non graffiarli sono contento. Comunque quando arriva il pacco di Atomica inizio gennaio, per me è più bello di Natale. Aspetto di più il giorno che arrivano gli sci del giorno di Natale, perché comunque è come un po' vedere il lavoro fruttare. Tutte le call, tutti i sondaggi, tutte le idee, tutte le cose prendono forma quando arriva questo pacco a casa. Allora, dicevamo, anche questi riprendono la stessa grafica, cioè non la stessa, riprendono lo stesso stile dei 90, sono un po' più colorati, un po' di giallino, un po' di arancione, dell'azzurro, del verde, sono veramente super fantasiosi. Stessa cosa, riprendono anche loro la grafica sotto lo sci. Niente, questo è adesso che non uso più, diciamo, lo sci power da gara in park, questo è lo sci che di solito uso di più nell'arco della stagione, perché bene o male sei sicuro che con questo ci azzecchi, cioè non sbagli mai. A differenza dei 90, questi includono la Horizon 3D, perché lo sci è un pochino più largo, ovviamente diventa un pochino più pesante, per cui si cerca di alleggerire lo sci, dare un pochino più di stabilità in punta, sempre per lo stesso motivo. Sci più largo tende a essere un pochino più instabile ad alte velocità, questo è abbastanza normale, motivo per cui è stata inclusa la Horizon 3D. Altra cosa super tecnica, magari non ve ne frega niente, ma ve la dico comunque perché è figa, questo sci è stato totalmente rivisitato, per cui struttura interna totalmente nuova, totalmente ridisegnata, ricostruita, risviluppata, e non vedo l'ora di provarli per vedere se tutto questo nuovo reinventare lo sci ha portato i frutti che stavamo cercando. Passiamo ai prossimi. Attenzione, dettaglio importantissimo, perché oltre ad essere stato risviluppato interamente a livello di struttura, costruzione eccetera, c'è una grandissima differenza, hanno cambiato anche le misure, per cui normalmente io il Bent 100 lo usavo in lunghezza 188, quest'anno l'hanno fatto 186, quindi hanno accorciato di 2 cm, hanno portato indietro tutto di 2 cm. Pazzesco, perché io uso i 90, misura 184, e col 188 era quel cicinin troppo lungo, cioè non dava fastidio, però avrei preferito un 184. Hanno fatto il 186 e siamo tutti tranquilli. Ci allarghiamo ancora e passiamo ai 110. Questo è uno sci in realtà no, questo è uno sci che si usa tendenzialmente in fresca, sci che monterò molto probabilmente con l'attacco shift, perché comunque è ragionevole pensare di salire con anzi, sai cosa faccio? No, attenzione, questi li monto con gli attacchi normali e monto lo shift sul 120, in modo che se devo andare a fare alpinismo e mi ha fatto una nevicata da 15 metri di polvere leggerissima, posso prendere il 120 che serve per la discesa e ho l'alternativa del 109. Sì, faccio io, non c'è problema. Questi li monto con gli attacchi normali, mi sa. Qui si è sbizzarrito ancora di più, perché secondo me, poi non lo so se, cioè è un po' come guardare le nuvole, guardare questi sci e interpretare. Ognuno guarda una nuvola e vede delle cose diverse. Io su questi sci ci vedo un'anguilla. Non so se è concepita come un'anguilla, ma secondo me c'è su un'anguilla disegnata. Ma sì, sicuro è un'anguilla. Allora, molto più colorati, disegni molto più particolari, non ci sono disegnate le montagne. Io confermo, secondo me questa è un'anguilla di qualche tipo. Boh, non lo so, magari scrivetemelo qua sotto se anche secondo voi è un'anguilla o se sono io che sto dando i numeri. Comunque, non so, sono strafighi, ma veramente. Questo sci l'anno scorso l'ho usato tanto, ammetto che ci ho anche sciato tanto in pista, perché alla fine è uno sci comodo. Con questo vai a pellare, vai a fare fresca, e quella, adesso io dico via di mezzo, non è una via di mezzo, è uno sci bello largo, cioè 110, stiamo parlando comunque di uno sci abbastanza largo, però non è quel largo estremo che se non hai 3 metri di fresca giapponese fai fatica. È uno sci agile che curva bene, si comporta molto bene in fresca, ti diverti nei boschetti stretti come li abbiamo noi qua a Livigno. Con questo secondo me è un'ottima veramente scelta. Niente, appoggiamoli perché il puzzle qui dietro di me sta iniziando a prendere forma. E adesso, quelli che io lo so che tutti aspettano questi, perché questi sono sempre, ogni anno, quelli con la grafica più assurda e più figa. Piccola parentesi, misura dei 110, 188, io sono alto 182, se vi serve come riferimento, queste sono le misure che scelgo io. Ben Chetler, perché c'è una differenza. Gli 85, che io in questo caso non ho, i 90, i 100 e i 110 sono bent e poi la larghezza dello sci. I 120 mantengono il loro nome originale e si chiamano i Ben Chetler 120. Li apro? Li apro, dai.
Facciamo vedere. Olè. Cosa deve dire uno davanti a tanta bellezza? Cosa? Non lo so. Sono stupendi. Sono stupendi. Allora, sci da fresca. Con questi, quando ne fa tanta, la mattina ti alzi, metti gli scarponi, metti l'arva, zainetto, pala e sonda, prendi i tuoi Ben Chetler 120 e vai a sprofondare in metri di neve fresca e a goderti ogni singola curva. Perché con questi, veramente, quando li provate, mandatemi un messaggio, ma io scommetto che tutti i messaggi saranno wow. Non so cos'altro dire. A parte le grafiche che sono clamorose con il teschio, come negli anni 90, come nel 2000, quando uscivano i primi sci da fresca ed erano hardcore. Ma poi questo è veramente uno sci stupendo. Molto leggeri. Cioè, 120 è quasi uno snowboard. Sono leggerissimi. Su questi ci monto sicuramente lo shift, perché è quella cosa che è vero che soffri un pochino a salire, perché comunque questi quando caricano neve è come tirare su una badilata di neve, ma scendere non ha paragoni. Ben Chetler 120, sci da fresca, tutta la vita. Sono bellissimi. Tra l'altro, altra cosa che non avevo detto è che questi, come i 110, hanno la grafica che si unisce anche sulla soletta dello sci. Adesso vi dico una curiosità che forse pochi sanno, ma sapete perché gli sci per esempio da gigante, da velocità o i 90 e i 100 che sono sci da park hanno le solette nere? Perché il materiale nero della soletta è quello in assoluto più veloce. I colori vanno a rallentare la soletta. Per cui in uno sci da fresca come questo, chi se ne frega, tanto non è la velocità, non è la percorrenza che ci interessa, anche perché in fresca funziona tutto in maniera diversa. Qui ci si può sbizzarrire, qui si può fare cose colorate, si possono fare disegni, si possono fare delle cose pazzesche e ce l'hanno veramente fatta, sono stupendi. Ultimissima cosa, questi sci hanno la nuovissima Horizon 3D. Direi che adesso li metto tutti insieme e li ammiro. Allora, mi permetto di fare una cosa, non è perché li disprezzo, è semplicemente per dare una fotografia unica. Sposto i backland temporaneamente per avere tutta la famiglia Bent unita qui. Foto di famiglia. Bene, direi che per questo video è tutto. Per qualsiasi curiosità, se mi sono dimenticato qualcosa, lascia un commento qui sotto, sarò super felice di risponderti. E niente, direi che ci vediamo nel prossimo video. It's all fun and games to the person saying it's all fun and games. Get beat up and cocked out the picture. Must be active if you think you can wake me. I'll tell my man, put down the liquor.